Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Lo so, mi rendo conto che il titolo possa apparire a più insensato, provocatorio e sinonimo di ignoranza storica, specialmente a chi è affezionato alla cronologia scarigeriana, ma proviamo a formulare un'ipotesi sulle possibili origini dei Giochi Olimpici, andando a vedere cosa ci dice la storia convenzionale su di loro, ma passando il tutto sotto il filtro della nuova cronologia, per vedere se emerge qualcosa di interessante. La storia ci dice che i Giochi Olimpici furono delle celebrazioni atletiche e religiose svolte ogni 4 anni nella città di Olimpia, nell'attuale Grecia, storicamente dal 776 a.C. al 393 d.C. La storia del mito ci comunica che l'origine degli antichi Giochi Olimpici non è tanto certa, ma sono presenti numerose leggende. Secondo la cronologia scarigeriana, nella metà del presunto secondo millennio a.C., all'interno della civiltà minoica, circa fino al 1500 a.C., viene documentata un'attività intensiva finalizzata al culto del corpo, tra cui spicca la ginnastica parallela consistente nel celebre volteggio sopra i tori, la taurocatapsia, la lotta e il pugilato, che era disputato di sicuro, da quanto ci dicono gli storici, anche in precedenza nell'antico Egitto, per poi essere ritrovati in seguito nelle isole dell'Egeo, praticato da fanciulli. Nella letteratura greca, invece, la prima menzione dei giochi sportivi risale ad Omero, che nel 23° canto dell'Iliade descrive i giochi funebri organizzati da Achille per onorare la memoria di Patroclo, ucciso durante la guerra di Troia. Pindaro, vissuto nel V secolo a.C., autore di 14 odi olimpiche, riferisce alcune delle origini mitiche dei giochi, che sono le seguenti. La corsa di quadrighe da Pisa-Corinto svoltasi tra il re Enomao e Pelope, con in palio la mano della giovane figlia del sovrano Ippodamia. Enomao, per sfuggire alla maledizione lanciatagli contro da Mirtilo, scaraventato in mare da Pelope, che lo aveva corrotto per fargli vincere la gara, istituì i giochi in onore di Zeus, e già questo dettaglio è molto interessante. Un'altra versione pindarica vuole che il fondatore dei giochi sia stato l'eroe nonché semidio Eracle, che dopo aver ripulito le stalle di Augia, che consiste nella quinta impresa delle 12 fatiche di Ercole, abbattute le pareti vi deviò il corso del fiume Alfeo, e dopo aver ucciso il re, che si era rifiutato di consegnargli la dovuta ricompensa, per ringraziare gli dei istituì i giochi stabilendo che il premio fosse un verde rametto d'ulivo, proveniente dalle fonti dell'Istro. A quella prima edizione parteciparono Ares ed Apollo. Pausania il Periegeta, nella sua Periegesi della Grecia nel V e VI libro, tramanda altri miti secondo cui sarebbero stati i dattili appartenenti al popolo dei Cureti, esuli dell'Eubea, 5 fratelli custodi di Creta per conto di Rea, del suo giovane figlio Zeus, per nasconderlo da Crono che l'avrebbe sicuramente divorato, per passare il tempo si cimentarono in una gara di corsa vinta da Eracle Ideo, da non confondere con Ercole, e 4 dei suoi fratelli che correvano ad Olimpo per intrattenere il neonato Zeus. Gli altri dei dell'Olimpo si impegnarono anche in gare di lotta, salto e corsa. Comunque, tutti i modelli che emergono da questi miti sono riconducibili alle credenze dei greci, che attribuivano l'origine dei Giochi Olimpici nella religione. La competizione era legata al culto degli dei, ed il risveglio dei giochi antichi era inteso a portare la pace, armonia e un ritorno alle origini della vita greca. Gli storici ci dicono inoltre che queste storie sono più immaginarie che reali. Si pensava spesso che le origini di molti aspetti delle Olimpiadi risalgano ai giochi funebri del periodo miceneo e successivo. Malgrado continuassero a svolgersi anche nel periodo romano, i giochi persero gradualmente importanza, sorsero problemi legati alla corruzione all'interno delle competizioni ginniche, nonché problemi legati alla sicurezza delle manifestazioni. Inoltre, la rapida cristianizzazione dell'impero a partire dal IV secolo ebbe un'influenza determinante nel definitivo declino dei giochi e nella loro estinzione. Una volta che il cristianesimo divenne ufficialmente la religione di Stato dell'allora impero romano, si palesò un'avversione per le celebrazioni e le festività pagane e repulsione nei confronti dell'agonismo.
Sant'Agostino, ad esempio, deprecò con toni aspri gli spettacoli atletici ed i padri della Chiesa esortarono i fedeli, attraverso numerosi scritti, di resistere alle infatuazioni dei ludi agonali. Arriviamo quindi al 393 d.C., alla soppressione completa di questi agoni di natura religiosa da parte di Teodosio, che secondo la nuova fede dominante non avevano più ragione di esistere. Successivamente, nel 462 d.C., l'imperatore Teodosio II ordinò la distruzione di tutti i templi pagani, inclusi i luoghi delle Olimpiadi. La statua di Zeus Olimpo venne fatta trasportare a Costantinopoli e inclusa in una collezione privata, per poi finire distrutta in un incendio nel 475 d.C. Questo è ciò che la storia scaligeriana ci dice riguardo l'origine dei Giochi Olimpici. Quindi, da quanto abbiamo compreso, alcune versioni ci dicono che i Giochi Olimpici vennero istituiti in onore di Zeus, ed in altre, come l'Iliade di Omero, viene riportato che queste gare sportive vennero organizzate in onore di Patroclo. In chiave nuova cronologia, come già accennato più volte, Zeus è lo stesso Cristo nell'ottica del cristianesimo reale ancestrale, dichiarato in seguito paganesimo. Questa era la religione presso la famiglia reale di Cristo, i cui componenti si facevano venerare come dei esigendo sacrifici in loro onore. Sono i componenti di questa famiglia che noi ritroviamo come divinità appartenenti ai diversi pantheon delle mitologie delle varie civiltà cosiddette antiche. E lo stesso Patroclo, narrato nell'Iliade, sarebbe un riflesso di Cristo, la cui storia si riflesse anche nel poema di Omero. I dettagli li affronteremo più avanti per quanto riguarda Patroclo e la storia evangelica riflessasi nell'Iliade. Per quanto riguarda i parallelismi emersi nella mitologia greca della storia evangelica, rimando a chi è nuovo alla visione dei video precedentemente pubblicati sul canale. Inoltre, l'antichità per come la conosciamo è stata creata sulla carta nei secoli della Riforma, quando venne riscritta la storia nel XVI-XVII secolo. Gli eventi di quei secoli vennero presi e spostati tramite più slittamenti cronologici indietro nel tempo, generando la cosiddetta antichità. Infatti, in quella che è la storia che si colloca precedentemente al X secolo d.C., ritroviamo riflessi fantasma e quindi duplicati di eventi con i relativi personaggi protagonisti accaduti in realtà in epoche tarde, e questo è supportato anche dalle datazioni astronomiche. Quindi, riuscendo a risalire ai vari parallelismi e spostando all'insù gli eventi considerati antichi, anche i famosi secoli bui dell'Alto Medioevo tornano ad illuminarsi di nuove e ricche informazioni. Partendo dal presupposto che la vera antichità nella storia documentata parte dal X-XI secolo, per arrivare poi al XIII secolo, si può ristabilire una cronologia generale e sommaria piuttosto interessante. In questo senso, anche gli eventi narrati in Evangeli e quindi anche la vita di Gesù dovrebbero essere spostati in su nella linea cronologica e collocati nell'anno zero in chiave nuova cronologia, a seguito della nuova datazione della Natività di Cristo, che in questo senso cade nel XII secolo d.C. È in questa epoca che infatti visse il personaggio riflessosi nelle cronache come Gesù Cristo, e cioè l'imperatore Andronico I Comneno, che governò la Romea bizantina dal 1183 al 1185, anno della sua morte. Per ulteriori dettagli vi rimando ai video precedenti. Lui stesso, poiché appartenente alla famiglia reale, si faceva venerare come i suoi familiari e nella tradizione pagana del cristianesimo regale era chiamato Apollo, Odino, Perun, Osiride, Zeus e così via. Prese ulteriori nomi nelle diverse leggende in cui la storia evangelica si riflesse e Patroclo nell'Iliade fu uno di questi. Alla luce di questa considerazione importante da fare, viene da sé che se i Giochi Olimpici vennero creati in onore di Patroclo in un lato e di Zeus dall'altro, possiamo affermare che le Olimpiadi vennero create in onore di Gesù Cristo e non chissà quanti secoli addietro, ma alla fine del XII secolo, quando Andronico Cristo Comneno venne effettivamente giustiziato. Questi giochi, che si tenevano in onore di Zeus Cristo, furono eseguiti dai cristiani dei secoli XII-XIV. Questi Giochi Olimpici si ripetevano ogni 4 anni e questo si collega al ciclo quadriennale degli anni bisestili del calendario giuliano, la cui invenzione è attribuita a Giulio Cesare, che, come abbiamo visto, è un altro riflesso parziale di Cristo.
Per i primi 100-200 anni dopo la crocifissione di Andronico Cristo, i Giochi olimpici si tenevano nell'impero ogni 4 anni, quindi in sua memoria. Per così dire, era una festa funebre in suo onore secondo le leggi del cristianesimo reale tribale della famiglia reale di Cristo. Dopo l'adozione del cristianesimo apostolico alla fine del XIV, inizio XV secolo invece, che fu promosso inizialmente proprio dallo stesso Andronico Cristo nel XII secolo, che attuò importanti riforme religiose, questa usanza fu abolita e dichiarata pagana come tutto il cristianesimo reale ancestrale. Infatti, riprendendo la storia convenzionale e spostando su le date, possiamo notare una ricostruzione cronologica coerente con la nuova cronologia. Infatti, secondo la storia convenzionale, la cristianizzazione dell'impero avvenne nel IV secolo, ma con l'aggiunta dei 1000 anni torniamo perfettamente al XIV secolo, anni in cui ci fu la battaglia di Kulikovo. Siamo infatti nel 1380 ed il Khan Dmitri Donskoi, riflessosi nelle cronache come l'antico Costantino, sconfisse in battaglia, grazie all'utilizzo dei cannoni, il Khan Mamai, l'antico Massenzio, sostenitore del cristianesimo reale ancestrale pagano. A seguito di questa vittoria, il culto tribale venne dichiarato pagano e considerato blasfemo in contrapposizione a quello apostolico e con il passare del tempo così fu considerato anche dalla gente che si dimenticò della reale essenza della questione, e cioè della stessa natura condivisa tra il cristianesimo reale ancestrale e quello apostolico, dove le figure venerate erano sostanzialmente le stesse, anche se in quello apostolico venivano venerate solo le figure principali di Maria e Gesù e non tutta la famiglia, come nella controparte tribale. Fu a seguito di questo evento che iniziarono a costruire chiese al posto dei templi pagani e ad abolire le Olimpiadi alla fine del XV secolo. E non dovremo aspettare chissà quante migliaia di anni per la rinascita dei Giochi olimpici, contrariamente a quanto asserisce la cronologia scarigeriana. Ma soltanto qualche secolo più tardi, quando nell'età moderna, nel XVII secolo, si assistette a delle rievocazioni dei Giochi olimpici ed in Inghilterra si tenne un festival sportivo che prendeva il nome proprio dalle Olimpiadi. Nei secoli seguenti eventi simili vennero organizzati in Francia e Germania, anche se si trattava di manifestazioni su piccola scala e non internazionali. L'interesse della rinascita dei Giochi olimpici crebbe quando vennero scoperte le rovine della presunta antica Olimpia dagli archeologi tedeschi alla metà del XIX secolo. Alla luce della nuova cronologia capiamo perfettamente cosa accadde. Siamo nel periodo della Riforma, quando i Romanov e le nuove famiglie nobiliari occidentali di stampo tedesco salirono al potere. Vennero istituiti nuovamente i Giochi olimpici ed i primi eventi vennero creati proprio nei nuovi centri di potere della nuova elite dominante, cioè l'Inghilterra, la Francia e la Germania. Forse per festeggiare la riuscita della riforma e la conseguente cacciata della dinastia discendente della famiglia reale di Cristo che governò dalla Russia il mondo intero fino al XVI-XVII secolo? Forse fu fatto come smacco morale distorcendo il fine con cui questi Giochi olimpici si tenevano? Queste sono soltanto mie supposizioni, quindi prendetele come tali. In più, si è cercato di rafforzare ancora meglio la posizione della cronologia scarigeriana introdotta ormai nel XVI secolo, che stravolse totalmente anche la geografia storica. Ricordiamo che solo nel XVIII secolo l'attuale Atene divenne tale, prima non si chiamava affatto così e quell'insediamento non aveva nulla a che fare con la vera Atene delle cronache. Così come l'attuale Grecia non fu mai al centro dello sviluppo di un'importante civiltà in grado di esportare sapere e conoscenza, contrariamente a quanto si crede. Il picco di massima importanza, la Grecia attuale, lo raggiunse con le crociate dei secoli XII e XIII. Fino a quel momento era soltanto una regione piuttosto isolata dell'allora impero romaico greco del XII secolo con capitale a Zargrad. Questa importanza gli venne data soltanto sulla carta dai riformisti dei Romanov durante la riforma del XVI-XVII secolo ed infatti solo nel XIX secolo la famosa antica città di Olimpia venne scoperta e per giunta da storici tedeschi, guarda caso al soldo dei Romanov. Ma quindi la famosa antica città di Olimpia? Non so sinceramente quale potesse essere, ma se le Olimpiadi vennero fatte in onore di Cristo, e come abbiamo visto Cristo era l'imperatore Andronico I Comneno, che governò a Zargrad nel XII secolo,
Presumo che questa città fosse un riflesso sulle cronache della famosa Zargrad, conosciuta anche come città di Troia, Nuova Roma o Gerusalemme, e cioè la famosa Ioros, sulla sponda orientale del Bosforo, di cui oggi rimangono i resti della fortezza di Ioros per l'appunto. Non so, questa è una mia supposizione, ma alla luce della nuova cronologia per me il tutto acquista un senso. In conclusione, quindi, i Giochi Olimpici vennero creati inizialmente come celebrazione, come giochi funebri in onore di Cristo, lo stesso Zeus del mito greco e Patroclo nell'Iliade di Omero. Probabilmente vennero praticati nell'allora capitale dell'impero, e cioè Zargrad, Ioros sulla sponda orientale del Bosforo, la famosa antica Olimpia delle cronache. La Turchia in parte era conosciuta nei tempi antichi come la famosa Grecia, oltre che come Romea. In seguito, qualche secolo più tardi, questi giochi olimpici vennero dichiarati pagani a seguito dell'adozione del cristianesimo apostolico e soppressi per poi tornare nuovamente in auge più avanti, forse come sfregio nei confronti della precedente dinastia destituita dai Romanov. Del resto, durante il periodo dei Torbidi, quando ci fu il cambio di potere nella Rus, la nuova dinastia era solita intrattenere il pubblico con degli spettacoli teatrali che raccontavano i principali eventi storici, ma in chiave cronologia scarigeriana, alterando quindi la reale natura storica degli eventi, il tutto per prendere in giro la dinastia reale che stava perdendo il potere. Amici, questa è una lettura esclusivamente personale dell'origine dei Giochi Olimpici. Vi ringrazio per aver seguito il video, lasciate un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commentate ed iscrivetevi azionando la campanella se non lo avete ancora fatto per non perdervi i futuri video e rimanere così sempre aggiornati. Grazie ancora e a presto.